Chimbilaco, vuela Chimbilaco, vuela Chimbilaco, vuela Chimbilaco, vuela Chimbilaco, vuela Chimbilaco. Mi chiamo Salvatore Settis, sono uno storico dell'arte e un archeologo che si è occupato anche di paesaggio e dal punto di vista da cui può occuparsene un cittadino. L'Italia è piena di misteri, ma fra i misteri italiani uno è come mai un paese che non ha nessun incremento demografico, anzi perderebbe popolazione se non ci fossero, per nostra fortuna, gli immigranti, e però continuiamo a costruire, cementificare, costruire autostrade anche dove non servono, linee di alta velocità anche dove non servono, e cementificando il terreno a scapito dei terreni più fertili, perché poi naturalmente si cementifica meglio, si costruisce meglio in pianura. L'Italia ha alcune fra le pianure più fertili del pianeta, basta pensare alla pianura padana o alla pianura campana, e proprio lì andiamo a costruire capannoni, case, eccetera, che non servono. Ora, tutto questo ha una spiegazione molto complessa, di cui la sostanza è però che è ritenuta da una cultura molto arcaica, il mattone, come si suol dire, è ritenuto una forma di investimento per bloccare, per surgelare un capitale che si è accumulato, comunque lo si sia accumulato. Credo che questo vale sia per i capitali accumulati dalle mafie, sia per quelli accumulati invece onestamente da chi fa dei risparmi. In tutto questo noi non teniamo conto, questo terribile consumo di suolo in cui l'Italia è al primo posto in Europa, superando anche paesi molto più popolosi come la Germania. In questo terribile consumo di suolo, fra le varie conseguenze, una delle conseguenze più negative è il fatto che non teniamo conto che più occupiamo suolo fertile, meno abbiamo pensato al cibo che ci dovrà nutrire, che dovrà nutrire non soltanto noi oggi, ma le generazioni future, e per tali bisogna intendere, se siamo lungimiranti come dovrebbe essere logico, non solo i nostri figli, ma i figli dei nostri figli. Credo che questa scarsa attenzione all'agricoltura, il fatto che si ritiene che investire nel mattone sia positivo, investire nell'agricoltura lo sia meno o non lo sia affatto, sia il portato di una cultura arcaica e di una cultura non aggiornata sui reali bisogni dell'umanità. Io penso che dovremmo da questo punto di vista ripartire dalla scuola, perché se non usiamo la scuola, anche la famiglia naturalmente, ogni formazione sociale è buona per questo, ma se non ripartiamo dalla scuola per spiegare che l'agricoltura di qualità è la miglior forma di tutela del paesaggio. Il paesaggio non è da tutelare soltanto perché è bello da vedere, quando è bello da vedere. È vero che la nostra Costituzione, all'articolo 9, dice: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, e non dice la Repubblica potrebbe tutelare, vorrebbe tutelare, dice tutela, cioè lo prescrive, lo impone a noi tutti come cittadini. Quando la tutela del paesaggio però non vuol dire, non è una tutela fatta in nome della bellezza del paesaggio. I paesaggi italiani possono essere, spesso sono ancora bellissimi, ma il punto non è questo. Il punto è che il paesaggio va tutelato come paesaggio da vivere, e per tutelare un paesaggio da vivere, le forme di vita del paesaggio, la vegetazione, ma anche la fauna, non solo la flora ma la fauna, e poi ovviamente la presenza umana, sono da tutelare come un sistema, un biosistema allargato, in cui l'agricoltura di qualità, quando è praticata bene, tutela il paesaggio meglio di ogni altra cosa. Da questo punto di vista io credo che il messaggio fondamentale che la scuola dovrebbe dare ai nostri ragazzi, ma anche a noi stessi, alle generazioni future, è che il paesaggio e l'ambiente sono beni comuni.
ci appartengono appartengono a tutti, e quando si dice bene comune si intende non soltanto tutti i viventi, ma anche tutti coloro che lo saranno non solo fra 10, ma fra 100 anni. Noi abbiamo ricevuto dai nostri antenati un paesaggio, un ambiente straordinariamente ricchi, abbiamo il dovere di consegnarli ai nostri discendenti più ricchi e non meno. Siamo i custodi temporanei di un'eredità che abbiamo ricevuto, è nostro dovere saperla trasmettere alle generazioni future. L'agricoltura e la cultura del cibo in questo discorso essenziale per la sopravvivenza non solo del paesaggio, ma della stessa specie umana, sono degli elementi assolutamente cruciali che non dobbiamo mai dimenticare. La scuola dovrebbe avere, fra gli altri, questo compito. Vuela Chimbilaco, vuela Chimbilaco, vuela